Bentornati nel canale. In questo video andremo a configurare ed integrare in OpenHub le lampadine RGB Xiaomi Lite utilizzando il binding originale Xiaomi. Io a casa ne ho 3 e vedremo la configurazione di una di queste. Andiamo allora a configurare il binding per connetterci alle nostre lampadine E-Lite. Se andiamo sulla documentazione vediamo che per E-Lite c'è un binding particolare scritto ad hoc che però dalla mia esperienza non offre grandi possibilità. C'è poi invece un binding più recente che si basa proprio sulla Xiaomi, sull'app diciamo per cellulari della Xiaomi, dove vengono configurate anche le lampadine oltre i vari dispositivi smart della Xiaomi, e dovrebbe offrire un pochino più di possibilità. Questo binding necessita della connessione al cloud Xiaomi per identificare i dispositivi e poi da questa identificazione noi otteniamo un token che ci permette poi di utilizzare il binding direttamente senza utilizzare il cloud. Quindi andiamo a provare la configurazione e come prima cosa andiamo a installare il binding Xiaomi. Dobbiamo installare il Mi IO Binding, non lo Smart Home Binding. Ok, installato, e adesso lo andiamo a configurare cliccando sul binding e andando nei dettagli. Configura ci chiede i dati di accesso al cloud Xiaomi. Andiamo a mettere nazione del server, io se non sbaglio sono andato in quello tedesco. Selezioniamo il Discover Online, così ce le va a cercare sul cloud questi dispositivi. Ok, andiamo su Fing, abbiamo già 3 dispositivi automatico, ma facciamo il più e facciamo fare lo scan. Ecco, vedete che ne ha trovati anche altri. Quello che interessa a me adesso è Colorata Studio, quindi aggiungo questa Fing, vediamo se va online. Ok, in automatico mi viene trovato il token che serve per fare la comunicazione diretta con il dispositivo, cosa che una volta era complicata da fare perché bisognava utilizzare una vecchia app Xiaomi sul telefono per andare a leggere dai log il token di comunicazione con la lampadina. Andiamo a vedere in Advanced. Ok, il metodo di comunicazione è diretto, quindi non usa il cloud. Andiamo a vedere i canali che ci ha trovato. Ok, abbiamo il controllo dell'accensione, la luminosità, un timer di spegnimento, temperatura del colore, modalità colore, il colore vero e proprio e il no. Quindi adesso andremo a configurare alcuni di questi canali aggiungendo equipment e point e poi faremo un test di funzionamento. Solo ancora un'altra cosa, perché cliccando su Show Advanced appaiono dei canali nascosti e magari alcuni di questi li posso utilizzare, che sono il nome della rete e l'intensità del segnale, un po' come faccio con i Son Off. A questo punto iniziamo con la configurazione e cambiamo il nome della Fink. Questa è la 03 perché ha l'indirizzo IP.53. La location è PT Studio e salviamo. Adesso andiamo a configurare i canali. Quindi aggiungiamo l'equipment al model, lo mettiamo piano terra studio, l'equipment lo chiamiamo EQPT Studio Scrivania RGB, la label è RGB Scrivania Studio PT, la category è un light bulb, semantic class è un light bulb e andiamo a configurare i canali. Quindi li possiamo prendere tutti tranne il name.
posto, aggiungiamo il modello. Perfetto, andiamo sul nostro modello semantico, facciamo un bel salvo, andiamo sul nostro modello semantico, andiamo a vedere nello studio, quindi mi ha aggiunto l'RGB scrivania che ho scritto male, quindi lo correggo subito. E dentro ho i miei point, quindi andiamo qui dentro, ecco, vedete che arrivano già i valori. Il 1859 è la color temperature, è accesa, 40 di luminosità e il colore al momento non lo rileva, poi vediamo se è una questione solo di impostazione. Prima che mi dimentico vado a settare i metadata per InfluxDB e il gruppo padre di appartenenza all'interruttore. Quindi vado sull'interruttore, aggiungo il metadata di InfluxDB, solito value luce, config, stanza, studio, piano, PT. Salviamo. Poi dobbiamo andare ad aggiungere dei gruppi padri. Modifichiamo, group membership, oltre l'equipment avrà il gruppo gr persistence, così lo rendiamo persistente su InfluxDB, e poi aggiungiamo anche il gruppo gr luci piano terra e salviamo. In questo modo, se vado sulla mia home page, vado su luci, luci manuali, luci piano terra, ecco che mi appare. A questo punto possiamo andare a vedere se i nuovi point funzionano. Quindi partiamo dal modello semantico, andiamo nella nostra stanza, nel nostro equipment e iniziamo a vedere se l'interruttore funziona. Quindi adesso accendo il telefono per filmare la luce. Ecco, quella che vedete è la luce accesa su un colorino sul viola e in basso c'è l'interfaccia di OpenHub su cui io sto operando. Quindi andiamo a cliccare l'interruttore, si è spenta la luce, clicchiamo e si è riaccesa. Adesso cambiamo item e andiamo a settare ad esempio la luminosità. Aumentiamo la luminosità. Ok, non spero che nel video si capisca, ma è aumentata, la diminuiamo. Ok. Poi andiamo a settare il colore, anche se abbiamo questa visualizzazione che non è proprio il massimo, che si basa su hue, saturation e questa è la luminosità, brightness. Potremmo anche cambiarla e farla diventare una color picker, quindi aggiungiamo il metadata, il default standalone widget è già settato sul color picker, andiamo a settare dei moduli aggiuntivi tipo la color wheel. Facendo così dovrebbe cambiarmi l'interfaccia, perfetto. Quindi salviamo, ecco, in questo modo riesco a scegliere un po' più facilmente il colore. Visto che tutto funziona, adesso vado a completare la migrazione delle altre due lampade RGB E-Light che ho in casa e poi vado ad aggiungere i dispositivi di rete relativi a questi tre dispositivi, a queste tre lampadine per il controllo della rete. Fatto questo, in un prossimo video andremo a vedere un po' tutta la configurazione che ho fatto, i dati su InfluxDB, se sono arrivati e sono corretti, e poi a titolo di esempio per una delle tre lampadine andremo ad aggiungere il recupero delle informazioni del Wi-Fi utilizzando i canali nascosti.